Vi avevo promesso un secondo video sulla Xtool P2, questa bellissima macchina, questo incisore laser che lavora su tantissimi materiali. E devo dire che il primo video ha avuto anche un buon successo, ha destato molta curiosità in molti di voi, quindi andremo ad approfondire altre funzionalità di questa macchina. Però purtroppo ho anche una cattiva notizia. Avrei voluto mostrarvi un accessorio molto interessante, ma per questioni proprio pratiche faccio davvero difficoltà ad utilizzarlo qui. L'accessorio che volevo mostrarvi resterà in questi scatoloni. Si trattava del conveyor feeder. Che cos'è? È un sistema che permette di lavorare superfici molto lunghe. Per esempio, un listone di questo tipo o assi molto lunghi. Proprio perché richiede una superficie di lavoro molto ampia, e qui avendo una superficie molto sconnessa perché ha un pavimento in sasso che è quello di una stalla e non potendo aggiungere altri tavoli, purtroppo non posso mostrarvelo. Comunque sappiate che esiste anche questo accessorio per poter lavorare su superfici lunghe come listoni, assi e così via, quindi potete fare cartelloni, quadri, panoramici, robe di questo genere grazie a questo accessorio. Quindi oggi andremo a vedere delle lavorazioni che non abbiamo visto nell'altro video e anche un accessorio per la sicurezza durante la lavorazione. Intanto vi mostro i risultati degli ultimi esperimenti. Questo l'avevate già visto, un tagliere che ho utilizzato poi come modello successivamente per fare un regalo, un altro tagliere con aggiunte ulteriori lavorazioni. Come vedete la base è la stessa, quindi noi possiamo memorizzare un progetto e poi personalizzarlo come vogliamo, cambiando le figure, aggiungendo dettagli e così via. Quindi queste sono lavorazioni. Questa ha richiesto circa 2 ore, questa ha richiesto 4 ore perché è ancora più complessa. Gli incisori laser sono strumenti di grandissima precisione e anche di grande potenza e, come vi ho detto prima, in alcuni casi richiedono ore e ore e ore di lavorazione per dei risultati particolarmente complessi. Quindi, essendo comunque uno strumento che genera calore e che lavora con il legno, ovviamente il consiglio è quello di essere sempre presenti durante le fasi di lavorazione. Perché? Perché si potrebbe innescare anche un incendio. Perché calore più legno, fuoco. Per essere un po' più tranquilli e cercare di evitare eventuali incidenti, c'è questo kit, che è un kit molto semplice, che adesso andiamo a vedere assieme. È un kit antincendio per estinguere eventuali inneschi di incendio sul nascere. Funziona in 2 modalità, con sensori e tramite l'hardware già presente nell'incisore. Andiamo a vedere, andiamo ad installarlo, è molto semplice, funziona con delle cartucce di CO2 ed è un ulteriore sistema per permetterci di stare un po' più tranquilli, come dicevo, durante lavorazioni molto lunghe. La cosa bella di un brand come Xtool, che ovviamente fa delle cose qualitativamente molto valide, è che comunque c'è tutta una manualistica in italiano, scritta bene e molto chiara, quindi non avremo mai dubbi su come installare eventuali accessori, su come far funzionare il nostro incisore. Certo, stiamo parlando di uno strumento che costa parecchi soldi, però insomma la qualità si paga. Questo qui è l'apparecchietto per salvarci da eventuali incendi. Qui abbiamo le bombole di CO2 e poi abbiamo altri accessori, tra i quali una presa di corrente Schuko, una presa smart, l'alimentatore per questo apparecchio
qui invece abbiamo questo kit di sensori. Questi sono sensori che si possono installare aggiuntivamente all'incisore se vogliamo avere un sistema di controllo di eventuali inneschi di incendi ancora più preciso rispetto a quello che comunque è presente sulla macchina e che può funzionare solo collegando questo apparecchietto. L'installazione è semplice, senza sensori, ha richiesto 5 minuti di numero, è semplicissimo. Avremo sempre il nostro sistema di protezione qui di fianco alla macchina con le bombole di CO2 all'interno. Ho collegato un tubicino per l'aria, per la CO2 in caso di incendio, e il connettore, quindi 2 connessioni, un tubicino per l'aria e uno per il connettore. Se la macchina dovesse rilevare un piccolo incendio si attiverebbe un cicalino e in quel caso dovremmo decidere noi se attivare l'estinzione o se arrangiarci diversamente. In caso di un incendio più grosso invece questo sistema automaticamente fa partire le bombole di CO2 per estinguere l'incendio. È un piccolo strumento che comunque può tornare molto utile, soprattutto se abbiamo bisogno di allontanarci dalla macchina durante lunghe lavorazioni. Su questo non c'è altro da dire, è uno strumento molto semplice. Io direi andiamo a vedere più che altro qualche altro esperimento di lavorazione su superfici curve, perché la cosa bella di questa macchina è che è in grado di lavorare su superfici curve, quindi su ad esempio scodelle, piatti, all'interno di oggetti che non hanno una forma regolare. Quindi andremo a focalizzarci proprio su questo e magari proviamo anche a fare delle incisioni sul vetro, perché fino ad ora abbiamo visto solo il legno, vediamo anche se riusciamo a fare il vetro. Il primo esperimento lo andremo a fare con una bottiglia, proveremo ad incidere qualcosa di carino su questa bottiglia. Come vedete l'ho coperta con del nastro, perché? Per fare in modo che la macchina riesca a mappare il vetro, perché sennò, essendo trasparente, potrebbe avere difficoltà a rilevare le superfici, le curvature. Quindi inseriamo la bottiglia, dobbiamo anche considerare lo spessore. Nel caso fosse necessario allora 65. Io credo che ci siano da togliere un po' di queste guide proprio perché è molto spessa e quindi abbiamo bisogno di lasciare spazio. Devo dire è molto comodo questo sistema di regolazione della griglia inferiore con queste bacchette, e quindi ci permette proprio di gestire differenti materiali anche con spessori più importanti. Vi ho semplificato un po' troppo il concetto di rilavorazione su superficie curva. Non basta inserire il pezzo e basta. Per esempio nel caso della bottiglia lo spessore era troppo alto e quindi ho dovuto togliere il vassoio inferiore in modo da avere più spazio. Ma la cosa, guardate, davvero incredibile è la mappatura che fa il laser della superficie. Quindi poi abbiamo la mappatura tridimensionale del nostro pezzo da incidere. Quindi noi partiamo, selezioniamo un punto A e un punto B e la macchina crea un reticolo e da questo reticolo poi crea questa superficie virtuale sulla quale andrà ad effettuare la lavorazione. Quindi adesso noi teoricamente siamo a posto e possiamo iniziare a creare qualcosa in questa area che appare così bianca. Questa è tutta la superficie di lavoro che abbiamo a disposizione e questa è quella utile che abbiamo selezionato noi. Non avendo mai inciso del vetro vado un po' per tentativi e utilizzo una potenza del 70%
e una velocità, proviamo, 50, vediamo, 45. Vediamo il risultato, stiamo facendo dei tentativi. Potrei anche spingere un po' di più sulla potenza magari. Proviamo. Questo è il mio piccolo progettino, tentativo, vediamo cosa viene fuori. Una volta ovviamente che avremo per ogni materiale, quindi per le bottiglie di vetro, un'impostazione, potremo poi riutilizzarla senza andare per tentativi. Sarà una sorta di etichetta per alcolici con scritto più dolce del cinghiale ma più forte nel finale. Andiamo. 8 minuti e 54 per questo progetto. Ecco il risultato di questa semplicissima incisione su vetro. Spero che si veda perché con le trasparenze è un pochino difficile mettere a fuoco. Comunque risultato soddisfacente, primo tentativo, quindi sicuramente se dovessi rifarlo adesso darei più potenza al disegno centrale, all'incisione del disegno centrale, ma le scritte sono venute molto bene. Incredibile anche il livello di precisione considerando che abbiamo lavorato su una superficie curva, quindi effettivamente la lavorazione su superficie curva è estremamente precisa. Adesso andiamo a fare un altro tentativo, utilizziamo una noce di cocco che è proprio molto curva all'interno e andremo a fare delle grafiche all'interno di questa noce di cocco per vedere come se la cava con un materiale con una curvatura molto più accentuata rispetto a quella di una bottiglia. Ora proviamo a portare al limite le performance di questa macchina sulle superfici curve. Intanto vi faccio vedere anche come avviene la mappatura di una superficie curva. Quindi andiamo a prendere un punto iniziale per la nostra incisione, che potrebbe essere questo qui per esempio. Poi prendiamo il secondo punto che potrebbe essere questo, e guardate adesso cosa succede. La macchina fa una scansione della superficie curva sulla quale andrà poi a incidere la nostra grafica. E vedete poi qui la nostra scansione tridimensionale, la nostra superficie di lavorazione. Ovviamente questo è un oggetto particolarmente irregolare e complesso, vediamo un po' cosa verrà fuori. Devo dire dettagli pazzeschi, livello di precisione incredibile, noce di cocco curva, e nonostante la curvatura il lavoro è venuto davvero molto bene. Con questo video si conclude questa miniserie di 2 episodi relativi a questa macchina, che devo dire è una macchina davvero professionale, una macchina incredibilmente precisa e che ha un potenziale davvero grande. Sta tutto un po' alla vostra creatività. In questo caso ho fatto un'incisione del muso di una volpe su un vecchio tagliere che avevo appeso,
e quindi gli ho dato un po' una rinnovata. Ho utilizzato tra l'altro una velocità di avanzamento abbastanza veloce e una potenza relativamente bassa. Vedete che non è per forza di cose necessario utilizzare potenze elevate per ottenere dei bei risultati. Qui un'altra incisione su vetro, ho inciso un lupo, questa qui è quella che abbiamo già visto prima, quindi oggi mi sono divertito a incidere sul vetro, superfici curve, e per ultimo ho fatto una fotografia con lo smartphone alle montagne qui davanti, le ho caricate sul software e ho tagliato a forma di cuore una tavola di abete di 2 cm se non erro. Quindi abbiamo provato un po' di tutto, il taglio, l'incisione con tutti i materiali. Devo dire che operare con questa macchina è stato semplicissimo, era quello che auspicavo, cioè avere una macchina che fosse pronta all'uso in tempi brevissimi, e così è, il software è veramente fatto bene e tutto il corredo di accessori disponibili, la macchina in sé sono veramente notevoli. Spero che questo video sia stato in qualche modo interessante, anche se è stato un formato un po' diverso dal solito. Comunque ringrazio Xtool per avermi dato la possibilità di testare questa macchina pazzesca. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Luca, alla prossima!